Oggi vediamo come selezionare le migliori azioni sul mercato, cioè prenderemo i 5 indicatori finanziari essenziali da considerare per scegliere le azioni giuste, come farebbe Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi. Ragazzi, state qui su questo video perché avremo modo di trattare tanti temi importanti e pregnanti. Partiremo dal cercare di capire perché utilizziamo degli indicatori finanziari, perché è importante utilizzarli, quindi parleremo un attimo di analisi fondamentale, di analisi tecnica e capiremo un attimino questo punto che è fondamentale per cercare di capire per fare una selezione degli investimenti razionali e analitici. E poi ci porteremo sul punto numero 2, che è quello core della nostra analisi, dove andremo a vedere, ad analizzare i 5 indicatori scelti, ok? E per ognuno di questi indicatori diremo bene o male che cosa è, come funziona, ma soprattutto perché Warren Buffett amerebbe lavorare e selezionare, utilizzare questo indicatore per andare a fare le proprie selezioni e come sicuramente utilizzerà questo indicatore per fare la selezione delle azioni. Chiaramente lui ha tanti altri parametri, ma questi sono i 5 criteri fondamentali che ogni investitore dovrebbe utilizzare per andare a fare una selezione consapevole delle azioni. Qui sapete ragazzi che siete su M per Money, il canale dedicato al risparmio e all'investimento per i piccoli e medi investitori e per le famiglie, per coloro che vogliono avere un futuro finanziario decoroso, importante per cercare di mettere a terra i propri desideri e quelli dei propri figli. Quindi iscrivetevi al canale, ma partiamo subito cercando di capire nella prima sezione perché è fondamentale usare i parametri finanziari prima di investire in azioni. Partiamo da un esempio veramente molto semplice. Quando voi dovete andare al ristorante, che cosa fate? Andate su TripAdvisor, sulle recensioni di Google e cercate un attimino di capire cosa dice la gente, ok? Quindi cercate di analizzare in qualche modo, leggendo informazioni, andando a navigare il sito del ristorante, guardando la televisione di 4 ristoranti di Alessandro Borghese, insomma, in qualche modo cercate di approfondire la conoscenza di quel ristorante cercando di capire se può essere una scelta qualitativa o meno. Certo, ci sono dei parametri economici da tenere in considerazione, ma anche nel caso dell'acquisto delle azioni questo vale, perché se un'azione vale magari 2000 euro, 1500 euro, magari non tutte le persone possono acquistarla se non frazionata, e dato che in Italia in molti casi non si può acquistare frazionata, allora quell'azione deve essere non tenuta in considerazione nel proprio portafoglio. Quindi, non considerando in questo momento il valore economico di un'azione, e nel nostro caso di un ristorante, perché è importante? Perché? Perché ci aiuta, ci informiamo, cerchiamo di capire per fare una scelta il più possibile razionale. Perché? Perché vogliamo vivere, quando andiamo poi al ristorante, un'esperienza positiva. E così quando facciamo gli investimenti. Quando facciamo gli investimenti cerchiamo di comprare qualcosa che possa in qualche maniera regalarci delle soddisfazioni future. Nel nostro caso delle soddisfazioni economiche e finanziarie. E ancora di più perché non è una questione di spendere 30, 40, 50 euro quando andiamo a mangiare fuori, ma è una questione di investimento, quindi magari andiamo a investire cifre molto più importanti, diventa ancora più determinante cercare di avere un approccio analitico, il più possibile analitico, nella selezione delle azioni. Noi che cosa avevamo fatto l'altra volta nell'altro video dedicato a Warren Buffett? Avevamo fatto un'analisi qualitativa, cioè cosa avevamo tenuto in considerazione? Gli aspetti qualitativi, quindi non analitici, non basati sui dati, che Warren Buffett abitualmente tiene in considerazione per andare a acquistare delle azioni. E avevamo fatto degli esempi. Uno era l'economic moat, cioè il fatto di avere un vantaggio, no, competitivo rispetto alla concorrenza. Un altro è il margin of safety, cioè il fatto di avere una valutazione aziendale, no? Del sottesa, nascosta all'interno dell'azienda in termini di bilanci, in termini di prospettiva, che non sia ancora stata apprezzata, quindi che il prezzo non sia superiore rispetto alle aspettative o alle caratteristiche di quell'azienda, no? Quindi sono degli aspetti più qualitativi, analitici, in maniera più qualitativa. In questo caso andiamo invece in un approccio più quantitativo, no? Andremo a cercare
di trovare quegli indicatori che invece in qualche modo vanno ad analizzare degli aspetti dei bilanci e i dati finanziari, ok? Quindi sono delle analisi solide. E io ho evidenziato 5 punti per i quali secondo me è fondamentale usare i parametri finanziari e quindi l'analisi fondamentale prima di acquistare un'azione. Faccio un breve inciso, sapete benissimo che ci sono varie correnti, no, su come andare a selezionare delle aziende, su come creare un portafoglio, ce n'è un universo sterminato. Sempre di più però si ha un approccio integrato nella selezione delle azioni, quindi non si va a fare solo più un'analisi macroeconomica, quindi cercando di capire quali sono i cicli economici, il comportamento delle banche centrali o eventuali guerre commerciali come succede adesso con i dazi di Trump, ma in qualche modo si cerca di avere anche un approccio di analisi tecnica, quindi cercare di identificare attraverso i grafici quali possono essere, o a degli indicatori legati ai grafici, quali possono essere i momenti migliori per entrare ed uscire all'interno delle azioni. Ma poi, sempre di più, in questo approccio integrato, direi olistico, diventa importante fare un'analisi per selezionare le azioni anche di analisi fondamentale, quindi identificare quei parametri che ci permettano di selezionare delle azioni che rispettano una solidità di bilancio e una prospettiva di crescita nei prossimi anni. Okay? Quindi, quali sono questi 5 punti per i quali è importante effettivamente utilizzare questa analisi fondamentale, questi criteri analitici? Il primo è perché bisogna capire la salute finanziaria di un'azienda. Le aziende molto spesso possono sembrare solide, no, all'esterno, ma i numeri ci raccontano sempre la verità. È chiaro che i bilanci possono essere in qualche modo orientati verso una direzione, no? E quindi bisogna vedere i bilanci nel loro complesso per tanti anni e possono in qualche modo essere anche un pochettino manipolati. Però i bilanci e i dati molto spesso ci fanno capire delle cose veramente importanti, cioè quali sono se generano vendite, se ci sono delle perdite evidenti, se si hanno troppi debiti, se ci sono dei profitti, insomma, analizzare i costi, i ricavi, i flussi di cassa, quindi capire come si muove l'universo all'interno economico di un'azienda è fondamentale, perché molto spesso quello che noi vediamo esternamente è la facciata, no? E la facciata è la vetrina, quindi la pubblicità, quindi le informazioni che vengono manipolate attraverso dei redazionali sui giornali, ma molto spesso pagati, e quindi noi dobbiamo invece capire che un'azienda può essere sostenibile perché non ha troppi debiti nel lungo periodo, perché genera dei profitti e perché magari non sta licenziando in maniera eccessiva dovuto a causa appunto degli scarsi profitti o della scarsa generazione di ricavi. Quindi il primo punto è capire veramente la salute, cioè come fosse la salute del nostro corpo, perché esternamente noi possiamo stare bene, ma possiamo avere, che ne so, male al fegato, dei problemi ai reni e non sono immediatamente evidenti esternamente. C'è un secondo motivo, secondo me importante, è che un punto fondamentale da capire, e qui Warren Buffett è felicissimo di questa mia asserzione, è che non bisogna pagare troppo per un'azione, cioè pagare troppo per un'azione quando non vale quel prezzo lì. E quindi un'azienda può essere anche eccellente, ma se il prezzo è prezzata troppo alta, è probabile che il rendimento futuro sarà deludente sul nostro portafoglio. Quindi se noi andiamo a prendere magari qualcuna delle 7 sorelle in questo momento, le 7 magnifiche sorelle, Apple, Facebook, parlo in particolare di Tesla, che magari sono in qualche modo delle ottime aziende, eccellenti aziende, ma hanno già dei prezzi considerevolmente importanti, potrebbe essere che in futuro noi abbiamo dei problemi di rendimento perché l'abbiamo già presa ad un prezzo molto alto, ok? Quindi ci possono essere dei rischi di correzione, di sopravvalutazione, ci sono degli indicatori che ci aiutano in qualche modo a valutare
questi elementi, sempre considerando che sempre più spesso si verificano degli episodi di bolle, no? Pensiamo alla dot-com, no? Cioè dove sull'euforia generale delle persone o anche, come dire, la manipolazione dei mercati da parte di determinati gruppi, si vanno a creare delle vere e proprie bolle, cioè delle ipervalutazioni di alcuni asset, di alcuni settori, di alcune azioni, che poi in determinati momenti crollano miseramente. È stato il caso delle dot-com, quando è scoppiata comunque la rivoluzione di internet. Ogni azienda che lanciava una dot-com, quindi un sito, sembrava rivoluzionaria, importantissima e veniva pagata un sacco di soldi, anche se dietro non c'erano i fondamentali, perché ricordiamoci sempre, sono i fondamentali, quindi i ricavi, gli utili, l'indebitamento, il flusso di cassa, che sono gli elementi importanti da valutare per cercare di capire se quell'azienda produce qualcosa. Cioè, prima di tutto deve produrre qualcosa, deve fare fatturati, ma soprattutto deve fare marginalità, ok? E deve essere sostenibile questa azienda nel lungo periodo. Ed è questo che è determinante, altrimenti molto spesso si sopravvalutano, no, delle aziende. Prendiamo ad esempio Tesla, scusate, ma è l'esempio che tutti conoscono, dove a fronte di numeri di macchine non eccessivamente alti come magari altre company, no? Come magari delle aziende cinesi, comunque ha una sopravvalutazione del titolo per varie ragioni, quindi dobbiamo essere sempre consapevoli di questo aspetto. Sono i numeri quelli che contano. C'è un terzo punto, secondo me, fondamentale, che è quello di perché dobbiamo cercare di utilizzare questi indicatori, perché attraverso questi indicatori in qualche modo cerchiamo di capire e di individuare quelle azioni che hanno vantaggi competitivi duraturi. Quindi sono quelle aziende che magari hanno un ritorno dell'investimento importante, perché hanno un modello di business che gli permette di marginare e di essere redditivi in maniera costruttiva ed importante. Sono quelle che hanno un vantaggio competitivo e quindi hanno dei prezzi alti, perché hanno un brand riconosciuto come magari Apple, e quindi hanno dei ricavi molto alti rispetto alla media dello stesso settore. Oppure perché riescono a lavorare senza avere troppi debiti, ma avendo una crescita importante. Questi dati ci confermano il fatto che alcuni di questi indicatori ci permettono di capire che queste aziende hanno un vantaggio competitivo, e mi ricollego al punto qualitativo di Warren Buffett Economic Mode, rispetto alla concorrenza. E poi c'è un punto numero 4, cioè secondo me tutte le aziende hanno dei problemi. Non c'è nessuna azienda che analizzata in profondità non abbia delle evidenti debolezze, cioè più che problemi. È come il corpo umano, cioè tutte le persone, se scandagliate e analizzate a fondo, hanno delle forze, dei punti di forza e dei punti di debolezza. Quindi è inutile pensare di non trovare assolutamente alcun elemento di difficoltà all'interno di un'azienda, ma sicuramente si devono andare, facendo queste analisi, si devono andare a trovare quei problemi che non sono evidenti, non sono alla luce del sole, ma che sono costituenti di un problema, o possono essere costituenti di un problema nel lungo periodo. Molto spesso, ad esempio, si hanno problemi di liquidità, no? E la liquidità si sa benissimo che è problematica, perché la liquidità, secondo me, è uno degli aspetti principali da tenere in considerazione, perché senza la liquidità noi non riusciamo a pagare le cose e non riusciamo ad investire, e questo è un altro aspetto, no? Cioè, come nella vita nostra, se non abbiamo liquidità facciamo difficoltà a comprare le cose e a mantenere la nostra vita, ma soprattutto facciamo difficoltà ad investire, no? Cioè a cercare di far crescere il nostro capitale e quindi i rendimenti per gli investitori. L'azienda è la stessa cosa, cioè magari noi possiamo avere degli utili molto alti, ma se poi abbiamo dei free cash flow negativi, quindi abbiamo problemi di liquidità, sì, va bene, va tutto bene, ma la liquidità in questo caso è un segnale che quell'azienda
ha dei problemi. Oppure ci sono degli evidenti parametri che ci aiutano a identificare, per esempio quando si ha un debt to equity molto alto, che magari quell'azienda vive molto sui prestiti, e vivere sui prestiti può essere pericoloso, perché nel momento in cui c'è una chiusura dei prestiti o tu non puoi più in qualche modo far fronte ai prestiti perché aumentano i tassi di interesse, quindi tu devi pagare sempre di più, la tua azienda può, come dire, avere una difficoltà a recepire quel capitale da investire. Così come potrebbe essere in questo caso che la Russia ha limitato, no, avendo potere del gas, limita la quantità di gas e quindi noi abbiamo dei problemi evidenti, no? E questa è la stessa cosa. Quindi quello che voglio dire è che non esiste l'azienda in sé per sé perfetta che rispetti tutti questi parametri, ma sicuramente utilizzando i nostri parametri si può andare a fare una selezione di quella che potrebbe essere un bunch, un cluster di aziende che hanno un qualcosa in più rispetto alle altre. Se noi utilizziamo l'analisi qualitativa che abbiamo fatto precedentemente, quindi vantaggi competitivi, bla bla bla, non essere troppo cari, avere un management di un certo tipo, avere stabilità nel lungo periodo, e lo uniamo ad un'analisi qualitativa, quindi basata sui dati, sicuramente abbiamo già un ventaglio di possibilità di azioni molto molto importante e di qualità. E poi c'è un punto numero 5, avere chiaramente dei criteri strategici da andare ad adottare per selezionare le azioni ci aiuta in qualche modo a non basarci sulle emozioni, che sono il nemico pubblico numero uno per chi investe, per chi fa investimenti. L'importante è in qualche modo sempre avere dei criteri selettivi, e questo lo dico soprattutto per questi momenti storici, o soprattutto per i momenti storici passati, dove in qualche modo internet e la stampa ha sdoganato in una maniera quantitativa e anche un po' superficiale e ha semplificato in qualche modo gli investimenti, no? Cioè vedevamo dei ragazzini che sembra che siano diventati multimiliardari investendo nelle criptovalute, gente che si permette macchinoni perché fa il broker o cose del genere. La vita, ragazzi, non è così. Ci sono dei casi unici, ma per uno che vince ce n'è 1 milione che perde. Quindi questo è un elemento da tenere in considerazione. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non ci dobbiamo basare sulle emozioni del momento, cioè non è che se tutti giocano con le cripto dobbiamo farlo anche noi. Non è che se tutti in qualche modo si devono proteggere con le opzioni perché hanno degli investimenti in azioni e quindi vanno a mettere put quando la borsa cade perché hanno degli investimenti long nelle azioni. Insomma, ragazzi, non è che tutti devono seguire le speculazioni o le bolle o le direzioni della maggior parte delle persone, perché molto spesso la maggior parte delle persone sbaglia. Perché? Perché lo dicono i numeri. Se tutti fanno le stesse cose, l'80% delle persone fanno le stesse cose in determinati momenti, peccato che nell'80% normalmente il 90% perde, almeno. Questo perché, lo dicono i numeri, la maggior parte delle persone che investe perde nel lungo periodo. Quindi, cioè, questo deve essere determinante per farci capire che avere dei criteri non basati sull'emotività o comunque sulla contingenza, ecco, questo ci tengo a dire, è evidentemente un elemento fondamentale, perché seguire il trend non ci porta altro che negatività e perdite in borsa. Un'altra cosa è seguire il trend dei cicli economici, del momentum della borsa. Nel momento in cui sale, è chiaro che se noi andiamo controcorrente potremmo assumerci dei rischi molto molto ampi, ma non vuol dire non seguire il trend della borsa, ma non semplicemente non seguire la massa acriticamente. Ecco, questo è il punto, no? E soprattutto questo ci aiuta non solamente per entrare nei momenti in cui o nelle azioni o nei settori nei quali fermamente crediamo, ma c'è anche un altro aspetto che è quello di non lasciarsi prendere dal panico con il panic sell, ad esempio, no? Vediamo nei primi mesi del 2025 dove molti hanno venduto sulle borse
americane, perché quando si è visto un leggero calo hanno incominciato a vendere in molti e sicuramente lì ci sono delle persone che hanno preso degli schiaffi forti. Perché? Perché i capitali, fino a qualche settimana prima di Trump, arrivavano sulla borsa americana in maniera molto molto consistente. Quindi ci saranno stati dei piccoli investitori che sono stati rasi al suolo perché nel momento in cui sono entrati e hanno visto cadere sono usciti perché non hanno la capacità, ma soprattutto non hanno la comprensione di giocare in borsa, di investire in borsa avendo una strategia ben definita attraverso dei criteri. Quindi un buon investitore che cosa fa? Valuta la qualità dell'azienda, ok? Valuta la qualità basata su dei bilanci, basata sui dati e cerca di evitare delle aziende che sono sopravvalutate o con dei problemi nascosti e soprattutto non si fa condizionare e influenzare dalle emozioni o dall'hype del momento, ok? Questa è la prima sezione, ragazzi. C'è una seconda sezione che è quella pregnante, quella dove andiamo a vedere questi 5 parametri e come vi ho detto, poi andremo a capire perché questi parametri sono importanti anche per Warren Buffett, o meglio, li abbiamo declinati cercando di capire come investe Warren Buffett, sempre partendo dal suo libro, dal libro che è stato scritto su di lui, il metodo Warren Buffett, ma anche da tanti altri libri. Cioè, io vi consiglio di leggere alcuni libri su Warren Buffett, uno appunto è il metodo Warren Buffett, quello dal quale ho preso spunto per andare a creare questi contenuti dedicati su di lui, ma poi ho analizzato tantissimi articoli che trovi sul web, tantissimi video, c'è anche l'effetto Snowball di un altro libro molto importante, insomma leggete tanto su Warren Buffett perché veramente vi struttura, vi crea quella strategia, no? In qualche modo vi permette vi aiuta a creare quella strategia in modo che abbiate coscienza strategica, qualitativa quando andate ad investire, cioè non lo facciamo appunto legati al momento dell'hype. Passando alla prima azione, al primo criterio, scusatemi, che io ritengo veramente importante, che Warren Buffett ritiene veramente importante, è il return on equity, cioè è la redditività del capitale investito. In qualche modo questo indicatore cerca di calcolare, di misurare in un'azienda quanto riesce a generare di utile rispetto al capitale investito, ok? Dagli azionisti. Ci sono dei parametri che ci aiutano, no? C'è dei valori che ci aiutano a capire se quell'indicatore è positivo o no. Cioè, poi non è questa la sede nella quale andremo ad approfondire, è pieno di articoli che ne parlano, però attenzione perché molto spesso noi siamo troppo stringenti, cioè per esempio un'azienda che ha un ritorno dell'investimento del 20% incomincia ad essere veramente interessante, no? In alcuni casi, perché in qualche modo mostra qual è la redditività di un'azienda rispetto a quanto investe, cioè è un po' l'efficienza, no, di quell'azienda, cioè se noi per esempio consideriamo il nostro lavoro 8 ore quello di un altro e facciamo lo stesso lavoro e vediamo che facendo lo stesso lavoro io ho prodotto X e l'altro ha prodotto Y, quindi ha prodotto più di me, probabilmente lui ha una redditività, in questo caso si parla di redditività, ma di performance migliore e quindi bisogna cercare di trovare quelle aziende che hanno questa redditività più alta rispetto alle altre, chiaramente nel settore che ci interessa. Chiaramente un ROE alto e costante è segno di un vantaggio competitivo perché chi è più redditivo probabilmente ha dei vantaggi rispetto agli altri, che possono essere vantaggi di costi, vantaggi di brand perché magari vende a prezzi più alti, capacità manageriali migliori perché ha un flusso interno, come dire, una dinamica, un'organizzazione di processi, di organizzazione e di processi migliore rispetto agli altri, più fluida, con meno dipendenti, non lo so, e quindi in qualche modo ha un vantaggio competitivo. Questo è un indicatore che ci aiuta a capire effettivamente quali potrebbero essere quelle aziende che hanno questa capacità e avere comunque un ROE, quindi un return on equity più alto, quindi una redditività più alta, potrebbe essere interessante perché
quello che rimane, no? Quegli utili che rimangono, che sono superiori rispetto ad altre aziende, ci possono dare un ulteriore vantaggio competitivo, perché noi possiamo andare a investire quei soldi ehm, cercando di essere più innovativi, migliorare i processi interni, no? Ad esempio. Poi è chiaro che magari quei soldi possono essere utilizzati anche per estinguere dei debiti o fare altre attività. Quindi sicuramente questo è uno dei parametri importantissimi. È chiaro che, come dicevo prima, bisogna sempre trovare un bilanciamento nella nostra analisi, perché non è detto che ROE altissimi non nascondono dietro dei problemi, perché magari poi ROE veramente alti potrebbero nascondere dei problemi strutturali, no? Cioè che sono della redditività che non può essere mantenuta nel lungo periodo, ehm, o se l'azienda prende troppi prestiti e il capitale proprio scende, quindi il ROE sale in maniera artificiale. Insomma, ci sono tanti aspetti da eh, tenere in considerazione. Ma perché questo ROE è importante? L'abbiamo spiegato, ma Buffett lo considera uno probabilmente degli elementi fondamentali, perché in qualche modo verifica quanto è efficiente, o meglio, come queste aziende usano in maniera efficiente il capitale degli azionisti, ok? Perché noi dobbiamo sempre pensare che le aziende quotate in borsa hanno un capitale degli azionisti, cioè sono persone che hanno messo dei soldi in mano al management, e questi utilizzano questo capitale. Come lo stanno utilizzando questo capitale? Meglio o no? Quindi un ritorno dell'investimento per Buffett discretamente alto, stabile, ok, ci manifesta il fatto che non solo sta generando dei profitti, ma che in qualche modo reinveste e lavora in una maniera interessante. Ok? Degli elementi di analisi interessante potrebbero essere quelli di cercare dei ROE importanti, magari sopra il 10-15%, ma che sono consistenti nel lungo periodo, cioè non basta avere ROE un anno superiore a questi valori, bisognerebbe averli nel lungo periodo, almeno 5-10 anni, perché quell'azienda dimostra evidentemente che negli ultimi 10 anni ha avuto un vantaggio competitivo, ed è probabile che un'azienda così abbia tutte le carte in tavola per averlo anche successivamente. Un elemento fondamentale che ritiene Buffett è che non solo abbiano un ROE stabile e alto, ma che nello stesso tempo ce l'abbiano almeno in crescita, no? Che sono in grado di migliorare. Ok? È inutile che vi dica che evitare aziende con ROE basso abbia un significato, perché capite che il contraltare è quello, cioè se in un caso si è redditivi, nell'altro vuol dire che i soldi che noi diamo, il capitale che diamo, non è utilizzato nella maniera corretta. Poi è chiaro che magari delle aziende non ancora pienamente sviluppate, magari hanno un vantaggio competitivo, ma sono ancora piccoline e quindi non riescono ad avere una redditività così forte, perché stanno investendo tantissimo, stanno crescendo e tutto. Questo è un altro elemento da tenere in considerazione. Ma questo è il primo indicatore, il return on equity. Okay? Il secondo punto, probabilmente uno dei più importanti, è il free cash flow, che è il motore della crescita e dei dividendi. Okay? Il free cash flow, chiamato anche FCF, cerca di misurare quanto il denaro dell'azienda genera dopo aver coperto i costi operativi, okay? E gli investimenti necessari per mantenere quella crescita. I costi operativi sono quelli appunto della gestione, questi sono i costi che noi abbiamo avendo un'attività, no? E gli investimenti che facciamo per cercare di crescere. Quindi cosa ci rimane in mano sostanzialmente, no? Anche in questo caso in qualche modo un free cash flow importante significa che ci dimostra, in qualche modo ci dà pregnanza del fatto che c'è una certa stabilità finanziaria, no? Che quindi l'azienda in qualche modo non deve continuare o incominciare ad indebitarsi in maniera super importante, perché ha in qualche modo del free cash flow, cioè della liquidità, ehm, del cash, per poter in qualche modo crescere, perché fa gli investimenti, ma anche per continuare a lavorare. No?
quali sono gli aspetti importanti qui? Cioè, cosa potrebbe dire Buffett qui? Ehm, Buffett ama quelle aziende che in qualche modo generano più denaro di quello che spendono. E quindi questo ci aiuta a capirlo immediatamente. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un'azione loro, io so che avendo quell'azione, loro riescono in qualche modo a generare più profitti che costi, no? E questo vuol dire che c'è dietro un'azienda che ha una capacità manageriale importante, che ha dei processi importanti dietro, quindi dei flussi di lavoro importanti, che ha un modello di business sostenibile, che in qualche modo ha un vantaggio competitivo, no? Quindi questo è l'elemento fondamentale da tenere in considerazione. E soprattutto avere in qualche modo dei free cash flow discreti, alti, permette di sapere che in qualsiasi modo noi possiamo in qualche modo reinvestire i soldi senza continuare a indebitarci, perché il debito è uno dei problemi maggiori delle aziende, ok? Quindi noi attraverso la gestione delle aziende, attraverso il mantenimento della nostra azienda e attraverso gli investimenti, comunque in qualche modo abbiamo cash. Okay? Io semplifico, ma questo è il significato. Poi ci saranno sicuramente dei commercialisti che entreranno più nei particolari. Io non sono commercialista, ma questo è quello che in soldoni dovrebbe essere è questo indicatore. E poi Warren Buffett non solo ama delle aziende che hanno dei free cash flow in qualche modo alti, ma che siano stabili nel tempo, perché vuol dire che se sono stabili nel tempo, hanno dei flussi di cassa costanti, vuol dire che sono molto meno rischiose rispetto ad altre azioni. E sappiamo bene che Warren Buffett non ama le azioni rischiose, perché il primo suo punto è quello di non perdere i soldi. Cioè il caposaldo di tutti i suoi investimenti, della sua strategia di investimento è non perdere i soldi e quindi di scegliere delle azioni di qualità, stabili nel tempo, magari che non fanno dei numeri, come dire, delle performance di crescita incredibili come le grow o come il tecnologico. Infatti lui è poco avvezzo ad investire nella parte tecnologica, ma che in qualche modo danno dei flussi di cassa costanti, cioè che sappiamo che 10 anni fa avevano dei flussi di cassa e quindi già gestivano bene la propria azienda, lo facevano 5 anni fa, lo fanno oggi. Sono quelle aziende in stile Apple, in stile Coca-Cola, ok? Poi è chiaro che, ragazzi, come dicevo prima, non è che è sempre tutto nero o bianco attraverso questi indicatori, bisogna sempre guardarli in relazione agli altri indicatori, in relazione all'azienda, al settore nel quale si lavora, perché è chiaro che ci possono essere dei momenti nei quali il free cash flow magari non è così alto perché per varie ragioni, ma se lo è nel lungo periodo vuol dire che probabilmente ci sono dei problemi dietro, no? Magari c'è un eccessivo debito, un eccessivo indebitamento che non ci permette attraverso la gestione di quell'azienda, dato che abbiamo fatto degli investimenti che ci portano tanti tassi di interesse e tanti costi, magari abbiamo un flusso di cassa negativo. Se per determinati momenti, perché bisogna fare il boost di crescita, perché le aziende piccoline per crescere devono fare in questa maniera, se è una cosa che dura poco nel tempo ha un senso, se dura troppo vuol dire che dipende probabilmente troppo dal, dal, dai debiti, cioè dall'indebitamento che ha, no? E poi bisogna fare attenzione perché ci sono alcuni settori che effettivamente hanno dei cicli di investimento molto pesanti, come quelli delle automobili, dell'energia, che molto spesso hanno in qualche modo dei flussi di cassa più difficoltosi rispetto agli altri. Quindi il secondo parametro da tenere in considerazione è il free cash flow, quindi il flusso di cassa, che è il motore, secondo Warren Buffett, della crescita, no? Quindi perché è la benzina che ti permette di procedere, no? Cioè la macchina, quando parlavamo prima del ROE, il return on equity, è un po'
la macchina che sta andando sta macinando chilometri, è redditiva, va bene nei lunghi percorsi. Qui invece la benzina, cioè vuol dire che quella benzina c'è, noi abbiamo la benzina per andare, se ci manca quella benzina la macchina in qualche modo si ferma. Qual è un altro indicatore, il terzo indicatore importante da andare a verificare? È il margine operativo. Okay? Il margine operativo ci aiuta ad indicare come, appunto, è quell'indicatore che ci aiuta a capire quanto profitto rimane dopo aver coperto i costi operativi. Non è questa la sede per entrare nei super dettagli, però è abbastanza tranchant ed evidente dire che questo evidenzia un po' l'efficienza del business, cioè quanto profitto ci rimane dopo che noi abbiamo coperto i costi, cioè abbiamo tolto i costi, ci rimane qualcosa o vuol dire che questo business costa troppo, cioè ha troppi costi, probabilmente perché non sappiamo gestire bene l'azienda o perché effettivamente i costi sono troppo alti, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Quindi il margine operativo ci insegna, ci aiuta a capire qual è in qualche modo l'efficienza di quell'azienda. È un margine operativo alto e stabile, questo è sempre il mantra che noi dobbiamo tenere, cioè quindi avere una certa importanza di quegli indicatori in termini quantitativi, ma anche, come dire, una certa stabilità negli anni. Se noi abbiamo un margine operativo alto e stabile, significa che c'è un economic moat probabilmente alto, cioè quindi c'è un vantaggio competitivo rispetto agli altri, che può essere il fatto che noi vendiamo ad un pricing più alto e quindi abbiamo quella marginalità rispetto ai costi che ci permette in qualche modo di avere un'efficienza aziendale, ok? E perché è importante avere un margine operativo alto? Perché nei momenti di difficoltà, e tutte le aziende incontrano dei momenti di difficoltà per una cattiva gestione, per dei momenti di debolezza, per i passaggi generazionali, perché c'è un ciclo economico avverso a quel tipologia di settore, ma noi possiamo resistere. Perché? Perché abbiamo talmente questo vantaggio economico e questa efficienza che anche nei momenti in cui vendiamo di meno c'è comunque la possibilità di sopravvivenza, perché tra costi, tra, come dire, tra i profitti e i costi rimane sempre una certa distanza che ci permette di sopravvivere e di vivere in maniera importante. Quindi Buffett ama le aziende che hanno un margine operativo interessante, sono aziende che hanno un pricing quindi power forte, come potrebbe essere quella di Apple, no? Che quindi può cercare di fare dei prezzi distanti dalla competitività perché hanno un qualcosa in più, e nonostante questo non perdono i clienti. Questo è un po' uno dei insegnamenti più importanti del marketing, no? Quando ti trovi all'interno di un mercato, se tu fai la lotta del prezzo, diventi molto debole e nel lungo periodo potresti avere problemi, perché se la convenienza è solo il prezzo, allora hai una carta che da giocare molto difficoltosa, perché come dire, il tuo margine operativo si riduce, ci possono essere dei momenti di crisi che ti portano veramente a non riuscire a sostenere di più l'azienda, e soprattutto nel momento in cui esce un nuovo player che anche lui ha dei prezzi bassi e tu li devi abbassare, ti abbassi ancora il margine operativo, e lo si può fare fino a un certo punto perché i costi aziendali sono quelli, cioè non è che alcuni costi non si possono eliminare. Quindi un margine operativo elevato, ce lo insegna sempre Buffett, significa che l'azienda può generare in qualche modo dei profitti consistenti anche nei momenti di difficoltà, ok? Quindi si va a cercare dei margini operativi che possono essere importanti anche sopra il 20%, quindi che dimostrino che ci sia un vantaggio competitivo forte, parlo di Apple, parlo di Visa, oppure che ci sia la stabilità dei margini, no? Che l'azienda in qualche modo non è dipendente, dai cicli economici, cioè che in qualche modo ha una certa stabilità
nonostante le oscillazioni dei mercati o dei cicli economici o delle condizioni macroeconomiche. Ok? E quindi bisogna evitare quelle aziende che hanno un margine operativo basso, perché, come ho detto prima, ci possono essere delle aziende nuove che entrano e quindi non si può ulteriormente abbassare i prezzi, o comunque nei momenti che ci sono degli aumenti di costi, come potrebbero essere quelli delle materie prime, dato che c'è un'inflazione e quindi i tuoi costi aumentano, perché chiudono molti negozi, perché aumentano i costi dell'energia e della manodopera, e quindi i prezzi ai quali vendiamo non ci permettono più di avere quel margine operativo. Questo è un punto veramente, ragazzi, fondamentale da tenere in considerazione, cioè una cosa è la redditività, una cosa è l'efficienza, quindi il margine operativo, un altro è ancora molto importante, quello che abbiamo detto di prima, il flusso di cassa. Abbiamo parlato più e più volte all'interno di questo video di un elemento importante, cioè dell'indebitamento del debito, e questo è il quarto punto, il debt to equity, cioè la stabilità finanziaria. Il debt equity ratio misura quanta parte dell'azienda è finanziata dal debito rispetto al capitale proprio, cioè al capitale proprio, agli asset propri, ok? Um, quindi questo punto secondo me è fondamentale, perché capire il nostro debito rispetto all'equity, cioè il nostro capitale, ci aiuta a capire la possibilità di avere delle difficoltà finanziarie nel tempo o la possibilità di rischio di fallimento. Perché, ragazzi, il fallimento molto spesso è portato perché o quell'azienda non è in qualche modo efficiente, quindi i costi sono superiori, abbiamo poche vendite, o perché le vendite che facciamo non ci aiutano, i ricavi che abbiamo non ci aiutano a coprire i costi, o perché effettivamente abbiamo talmente debiti, e questo è molto spesso una delle ragioni principali, ci porta molto spesso al fallimento. Sentivo un'intervista recentemente della segreteria di Grom, uno dei due fondatori, che appunto spiegava che ci sono stati dei momenti, soprattutto un anno, nel quale ci sono state delle condizioni avverse di stagionalità del gelato per come dire, una primavera, un'estate non particolarmente calda, o meglio molto piovosa, e quindi sono decrementate le vendite in gelateria dei gelati. Questo ha causato una contrazione netta delle vendite, e avendo dei debiti molto forti l'azienda ha temuto in particolar modo per la propria sussistenza, e soprattutto l'anno dopo ha dovuto vedere a ribasso i propri target e i propri budget, e quindi questo ha inficiato la crescita. In quel modo, in quel momento è entrato Unilever, che ha invece quelle potenzialità per poter in qualche modo sostenere anche dei momenti di difficoltà, che poi l'ha acquisita. Quindi, ragazzi, cioè, da un momento di piacevolezza a un momento di difficoltà in un'azienda passa poco, quindi bisogna sempre tenere in considerazione che meno debito c'è, meno rischio di fallimento c'è, no? E poi nei momenti di crisi, di tassi alti, cioè le aziende che hanno poco debito riescono sempre in qualche modo a resistere meglio alle crisi economiche, ai macrocicli. Quindi Warren Buffett predilige veramente, come dire, quelle aziende che hanno un debito e una forte generazione di cassa, quindi che hanno liquidità e poco debito. Anche perché le aziende che necessitano di tanto debito per operare, ragazzi, vuol dire che tu sei sempre, come dire, legato al lacciuolo di altri enti che ti devono erogare questi prestiti, no? E quindi c'è qualcosa che non va, cioè se tu hai sempre bisogno di soldi di altri per sostenerti, potrebbe essere pericoloso, no? Perché ti rende più debole ai cicli economici, ai tassi di interesse e via discorrendo. Quindi Buffett cerca delle azioni che abbiano un debt to equity inferiore allo 0,5, perché significa che quell'azienda è finanziata più dal capitale proprio, cioè diciamo dalla propria struttura, rispetto a delle forze esterne, quindi al debito ricevuto esternamente. Quindi molto importante è valutare quelle aziende che non hanno bisogno di indebitarsi, o meglio, o lo hanno in maniera limitata per poter crescere. Ok? Scusate. Qual è il punto numero 5?
il criterio numero 5 è il learnings per share, ok? L'EPS. Questo è il primo indicatore che io ho imparato circa 20-25 anni fa, quando ho cominciato a interessarmi in maniera più dedicata e importante al mondo degli investimenti. Questo è il primo elemento, il primo indicatore che ho imparato. E l'EPS indica l'utile per azione, cioè in qualche modo ci indica quanti profitti spettano ogni singola azione dell'azienda, ok? E questo è fondamentale in qualche modo perché ci aiuta a capire il valore un po' dell'azienda, no? Un aumento dell'EPS, cioè, e questi sono elementi, ragazzi, che potete trovare all'interno di molti siti, no? A me piace molto Finviz, che vi mostra appunto l'EPS, cioè vi mostra l'andamento dell'EPS non solo in quest'anno, ma anche negli anni, nelle prospettive future. Quindi un aumento dell'EPS potrebbe indicare che appunto c'è un incremento, una crescita degli utili nel tempo, ok? E questo vuol dire che in qualche modo c'è un apprezzamento perché stanno crescendo quegli utili per gli azionisti, perché io detengo delle azioni, questo EPS legato appunto earning per share, quindi legato alle share, legato alle azioni, in qualche modo io dovrei guadagnare di più e valutare di più quell'azione perché ho più utili, quindi indirettamente la crescita degli earnings vuol dire, ed è questo un elemento fondamentale perché tutte le aziende guardano sempre gli utili. L'utile è uno degli elementi fondamentali analizzato dove lavorate in qualsiasi azienda, cioè viene guardato il margine operativo, viene guardato l'utile che viene fatto, perché l'utile, chi è quotato in borsa, è un elemento fondamentale per chi è quotato in borsa, perché dà un valore maggiore agli azionisti, ok? Poi è chiaro che ci sono delle possibilità che questi EPS, cioè io quello che dico sempre è, come dicevo prima, di analizzare le cose in un aspetto più ampio, no? Vedere ogni criterio collegato ad altri criteri, senza lasciarci trascinare da un mero scientificismo, no? Cioè di dire ok, questo debt to equity è sotto 0,5, quindi questa azienda va bene. No, bisogna sempre analizzare il contesto di più altri indicatori, di un concetto generale di strategia, no? Perché poi possiamo sempre pensare che degli indicatori in qualche modo siano manipolati, cioè molto spesso sappiamo adesso che negli ultimi anni le aziende fanno un buyback incredibile di azioni, lo fanno sempre di più e quindi in qualche modo riducono il denominatore, no? Facendo in qualche modo salire l'EPS, earning per share, quindi evidentemente in qualche modo cioè, viene artificialmente modificato questo valore, no? Quindi bisogna sempre fare attenzione. Poi oltretutto gli utili possono crescere perché in qualche modo noi stiamo non aumentando i ricavi, cioè stiamo crescendo, ma perché diminuiamo i costi. E questo lo fanno molte aziende, diminuiamo i costi in una maniera repentina, non di efficientamento. Molte aziende in Italia nell'ultimo anno, per una, chiamiamola crisi economica, hanno tagliato molti dipendenti. Quel taglio dei costi può dimostrare che c'è una crescita degli utili, ma una crescita artificiale, ragazzi. Perché? Perché sono diminuiti i costi, mantenendo magari i ricavi, non è così, ma faccio un esempio, mantenendo i ricavi e quindi sembra che gli utili siano aumentati, ok? Quindi bisogna sempre tenere questi indicatori con intelligenza, analizzarli con intelligenza. Perché è importante per Buffett? Perché come dicevo, investire in aziende che dimostrano una certa stabilità e crescita nel tempo è molto importante, perché se questo EPS cresce costantemente nei 10 anni significa che il business è solido e in qualche modo prevedibile. È solido perché? Perché vuol dire che fa sempre utili, vuol dire che l'azienda è prospettata verso una crescita, no? Quindi che i ricavi stanno aumentando, i costi sono sotto controllo, ecco, questo è fondamentale. Quindi
dietro c'è un'azienda che sta lavorando nella maniera corretta, un management di un certo tipo, e soprattutto si può prevedere meglio che anche nei prossimi anni funzionerà così. Magari non avremo sempre degli EPS in salita, ma comunque abbiamo degli EPS interessanti. Se invece le EPS in qualche modo oscillano, no? Salgono, scendono, vuol dire che in qualche modo noi siamo dipendenti dai cicli economici, magari dalla recessione, dai momenti di growth, e quello è più pericoloso perché noi non sappiamo prevedere i cicli economici in una maniera scientifica, quindi noi siamo un po' in balia di altri eventi. Se invece noi vediamo una certa stabilità, vuol dire che noi siamo forti, abbiamo un vantaggio competitivo, abbiamo una qualità in ogni nostra attività, perché riusciamo sempre a vendere e quindi vuol dire che quel bene, quel servizio è richiesto, abbiamo un efficientamento dell'azienda perché i costi sono sotto controllo e quindi quella è un'azienda molto molto importante. Un elemento da tenere in considerazione nel guardare gli EPS di 10 anni, se vediamo che invece gli EPS in qualche modo calano in un determinato momento o in determinati momenti durante questi 10 anni in maniera brusca, vuol dire che ci possono essere dei problemi dietro, no? Vuol dire che o in qualche modo non si riesce più a vendere, no, quel prodotto come si vorrebbe, o che i costi sono esplosi per qualche determinata maniera, o perché si è fatto male negli investimenti e quindi i costi sono troppo alti e non si riesce a mantenere più fede ai nostri debiti. Questi sono quindi i 5 punti fondamentali, i 5 indicatori, secondo me, che Warren Buffett tiene in considerazione tra le tante sue analisi per fare un'analisi quantitativa, scusatemi, delle aziende, in modo di selezionare le migliori azioni da mettere all'interno del nostro portafoglio. Questo sempre in un'ottica, ragazzi, integrata e olistica, cioè facciamo un'analisi fondamentale, un'analisi quantitativa, facciamo un'analisi qualitativa, quindi cerchiamo di capire anche leggendo che cosa fa quell'azienda, come lo fa, perché lo fa, guardiamo a 360 gradi come il mercato, quindi il lato macroeconomico, quindi, e poi possiamo fare anche un'analisi tecnica, cioè guardare i grafici, ma tutto va in qualche modo integrato per fare un'analisi veramente, veramente studiata e efficace ed efficiente. Quello che abbiamo selezionato in questo momento ci aiuta attraverso questi 5 indicatori a seguire quello che vuole Warren Buffett, cioè selezionare delle aziende che siano solide dal punto di vista dei bilanci e non siano solide solo negli ultimi 2 anni, ma che lo siano nei 10 anni precedenti. E questa solidità dovuta ad avere un flusso di cassa importante, ad avere come dire, un ritorno sull'equity interessante, ad avere un'efficienza interessante, in qualche modo ci aiutano non solo a determinare una stabilità, ma a determinare una certa prevedibilità delle aziende e quindi sapere che potremmo andare bene anche nel futuro. Perché? Perché hanno quel famoso economic moat, cioè il vantaggio competitivo duraturo. Ok? Quindi noi lavoriamo in questa direzione per cercare di selezionare delle aziende di qualità superiore rispetto al settore nel quale siamo o rispetto al panorama generale, evitando quelle azioni che in qualche modo hanno qualche punto di domanda all'interno della nostra analisi, quindi possono essere rischiose perché vendono poco, perché hanno una gestione negativa, perché non hanno il vantaggio competitivo, perché sono fortemente indebitate, ok? Quindi dobbiamo selezionare quelle aziende che in qualche modo generano ricchezza stabilmente da adesso, cioè, o meglio, da 10 anni fa ad adesso, e probabilmente lo potranno fare anche nel futuro, ok? Abbiamo visto quindi all'interno dei nostri 2 video dedicati a Warren Buffett un'analisi più qualitativa, quindi dell'economic moat, come ho detto, del margin of safety, e un'analisi più quantitativa basata su degli indicatori. Ci sarà un terzo step, secondo me fondamentale, sul quale sottolineare invece gli aspetti più emozionali, quindi cercare di capire come bisogna lavorare mantenendo un equilibrio emotivo negli investimenti, perché analizzare, cioè avere una strategia che ci dica quando entrare, quando uscire, come organizzarci, ci evita di avere quell'emotività
che in qualche modo produce negatività di risultati nel lungo periodo. Quindi state collegati, ragazzi, ditemi la vostra, ditemi quali sono gli indicatori che invece voi utilizzate abitualmente nella vostra analisi quantitativa. E siamo tutti qua, iscrivetevi al canale, ragazzi, ciao!